Oltre il sintomo, la rabbia che diventa fuoco. Perché proprio quel dolore? Perché proprio in quell'organo? Benvenuti in questo secondo capitolo di Essenza Consapevole. Nel video precedente abbiamo sollevato il velo. Abbiamo capito che la malattia è l'urlo dell'anima. Ma oggi scendiamo nel laboratorio. Oggi rispondiamo a questa domanda. Dobbiamo comprendere la legge della trasmutazione inversa. Ogni emozione è un'energia che vibra a una certa frequenza. La gioia è leggera, l'amore è espansivo. La rabbia, invece, è un'energia densa, calda, cinetica. È il fuoco biologico. Quando provi rabbia, il tuo corpo si prepara all'azione. Il cuore accelera, il sangue fluisce ai muscoli, sei pronto a lottare o a fuggire. Ma cosa succede nell'uomo moderno? Tu non puoi lottare con il tuo capo, non puoi mordere il tuo partner, non puoi scappare da una cartella esattoriale. Allora cosa fai? Congeli il fuoco. Fermatevi un istante a riflettere. Dove va a finire quell'incendio che non è mai divampato? Non svanisce. La fisica ci insegna che l'energia si trasforma. Quel fuoco, non potendo uscire, torna indietro e inizia a cuocere i tuoi tessuti. Questo è l'inizio di ogni infiammazione. Ogni ite, gastrite, dermatite, colite, è il segno che hai un incendio interno che non hai avuto il coraggio di appiccare fuori di te. Il fegato, il generale, il rancore e il veleno del fiele. Il fegato è l'organo della visione e della strategia. In medicina antica era considerato la sede dell'anima. È un filtro instancabile, pulisce il sangue, gestisce le tossine, trasforma le sostanze. Ma il fegato non filtra solo tossine chimiche, filtra tossine emozionali. Rabbia calda, oltre il rancore. C'è una differenza enorme. La rabbia calda è uno scatto d'ira. Urli, esplodi e dopo 5 minuti il fegato è pulito. Ma il vero nemico del fegato è il rancore. Il rancore è rabbia che ha fatto la muffa. È il fiele che porti dentro per anni perché senti di aver subito un'ingiustizia. Il conflitto di territorio. Biologicamente, il fegato reagisce quando senti che ti stanno portando via il boccone vitale. Se hai paura di restare senza soldi, fame reale o simbolica, le cellule del fegato iniziano a moltiplicarsi per immagazzinare più energia. Il medico lo chiama nodulo, ma la biologia lo chiama tentativo di sopravvivenza. Quando senti che qualcuno ha invaso il tuo spazio vitale, il fegato si infiamma. I calcoli biliari sono letteralmente grida di guerra che hai pietrificato per non lanciarle. Sono sassi che tiri contro te stesso invece che usarli per costruire i tuoi confini. La fiamma violetta nel fegato. Qui entra in gioco lo strumento di essenza consapevole. Non basta la dieta. Devi purificare la memoria cellulare. Visualizzazione. Immagina il tuo fegato come una spugna scura, intrisa di amarezza. Ora visualizza un vortice di fiamma violetta che lo attraversa. Senti che il violetto scioglie i sassi, trasmuta la bile densa in luce fluida. Decreto. Io sono la fiamma violetta che trasmuta ora ogni memoria di ingiustizia. Io sciolgo il rancore del passato. Il mio fegato è puro. Il mio sangue è luce. Ripeti questo decreto finché non senti un calore dolce, non più bruciante, nella parte destra del tuo corpo. Lo stomaco. La fornace del rifiuto. Lo stomaco è il luogo dove il mondo esterno diventa noi. È qui che decidiamo cosa accettare e cosa rifiutare. Il conflitto del boccone indigesto. Il tuo cervello rettiliano è antico. Per lui, un tradimento del partner o una sgridata del capo sono bocconi di cibo avariato. Lo stomaco riceve l'ordine: distruggi questo schifo. Inizia così a produrre acido cloridrico a fiumi. Ma poiché non c'è cibo reale da sciogliere, l'acido inizia a mangiare te. Questa è la gastrite. L'ulcera è il passo finale. È il buco che ti sei fatto per non aver avuto il coraggio di dire «No, questo non lo accetto». Il reflusso e la sottomissione. Perché il cibo torna su? Perché la tua anima lo sta schifando. Il reflusso è una rivoluzione biologica. È il tuo corpo che dice «Mi state costringendo a mandare giù una situazione che mi avvelena.
Non è stress generico, è svalutazione. È sentirti costretto a essere gentile con chi vorresti allontanare. La tua bontà di facciata sta distruggendo le tue pareti gastriche. Trasmutazione gastrica. Porta la fiamma violetta nel plesso solare. Senti che questo fuoco sacro digerisce energeticamente le situazioni che non riesci a risolvere. Non lasciare che sia l'acido a farlo. Libera lo stomaco dal compito di combattere le tue battaglie psichiche. La pelle. L'aura che grida è la corazza di Squames. La pelle è il nostro confine. È dove finiamo noi e inizia il resto del mondo. È governata dallo stesso tessuto embrionale del sistema nervoso. La pelle è cervello esterno. Separazione e invasione. Dermatite rossa. È rabbia per un contatto che non volevi o per una separazione che ti ha ferito. La pelle scotta perché vorresti allontanare qualcuno con il calore o perché la rabbia di essere stato lasciato sta cercando un'uscita. Psoriasi. Qui il conflitto è più profondo. È una doppia pelle. Ti senti così vulnerabile che il tuo corpo crea uno scudo di squame, una corazza. È la protezione di chi ha paura di essere ferito di nuovo. Protezione energetica. Invece di far infiammare la pelle, usa la fiamma violetta per riparare la tua aura. Visualizzati avvolto da un guscio viola vibrante. Questo scudo trasmuta le energie altrui prima che tocchino la tua carne. Se la tua aura è forte, la tua pelle non avrà più bisogno di gridare. Il senso di colpa. L'acido delle ossa. Il capitolo più drammatico e trasformativo. Se la rabbia è un fuoco rivolto fuori, il senso di colpa è un fuoco rivolto dentro. È l'emozione più tossica che esista. L'autodistruzione silenziosa. Il senso di colpa colpisce le strutture. Ossa, tendini, midollo. Perché? Perché se ti senti in colpa, senti di non meritare di esistere. Ti togli il sostegno. Le tue ossa diventano fragili, le tue articolazioni si bloccano. Artrite. L'artrite è la rabbia verso se stessi, congelata nel tempo. È il rifiuto di muoversi verso il piacere perché non lo merito. La fiamma violetta è il karma. Il maestro Saint-Germain insegna che la fiamma violetta è l'unico strumento capace di cancellare il debito karmico. La colpa è una prigione mentale. Decreto. Io sono la legge del perdono e la fiamma violetta che consuma ogni errore commesso da me o contro di me. Io sono libero, io sono l'innocenza divina in azione. Devi gridarlo alle tue cellule finché non senti il peso che si stacca dalle tue spalle. Diventare maestri della propria biologia. Non siete vittime del destino. Non siete malati per caso. Siete alchimisti che hanno dimenticato di avere il controllo sulla propria fornace interiore. La guarigione non è far sparire il sintomo, è cambiare la frequenza dell'anima. Quando il messaggio viene capito e l'emozione viene trasmutata con la fiamma violetta, il corpo non ha più motivo di soffrire. Il sintomo ha finito il suo lavoro. Smettete di sparare nel mucchio con medicine che coprono solo il dolore. Andate alla radice. Onorate il vostro fegato, benedite il vostro stomaco, parlate alle vostre ossa. Siete integri, siete luce. Ci vediamo nel video 3, dove vi svelerò il codice della guarigione per passare definitivamente dal dolore al potere assoluto. Ora che hai compreso che il tuo corpo non è un traditore, ma il tuo più fedele alleato, non lasciamo questo fuoco acceso senza una soluzione. Cosa ti sta urlando il tuo corpo in questo momento? Scrivimelo qui sotto nei commenti. Identificare l'organo e l'emozione è il primo passo per smettere di subirli. Leggerò ogni vostra storia, perché ogni sintomo è un pezzo del puzzle della vostra libertà. E se senti che è arrivato il momento di spegnere definitivamente l'incendio e riprenderti la tua sovranità, non perdere il prossimo video. Passeremo dall'ascolto al comando puro. Ti svelerò il codice della guarigione, la tecnica pratica per invertire la rotta della tua biologia. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non mancare all'appuntamento finale con la tua nuova essenza. Ci vediamo dall'altra parte, dove il dolore diventa potere.